Ancora oggi continua la profonda diatriba tra due fazioni di genitori, coloro che portano sempre un disinfettante ad estrazione rapida per eliminare qualsiasi germe dalle mani dei loro piccoli indifesi e quelli che osservano tranquillamente i loro fanciulli rotolarsi nel fango perché così si fanno gli anticorpi. Ma cosa sono esattamente queste misteriose entità e perché ne abbiamo di così tanto bisogno per difenderci dagli agenti patogeni? Per comprendere bene il ruolo, bisogna prima comprendere come funziona il nostro sistema immunitario. Spiegarlo nel dettaglio sarebbe un'impresa molto complessa e al di fuori dello scopo di questo video, ma per il momento vi basterà sapere che vengono tradizionalmente riconosciute due fasi della risposta immunitaria, primaria o innata e secondaria o acquisita. La risposta primaria è quella che l'organismo attua nei confronti di qualsiasi patogeno, sia esso un virus, un batterio o un parassita. Questo è un tipo di risposta generica che si attua quasi immediatamente dalla venuta a contatto col patogeno. Essa viene portata avanti da cellule come i macrofagi, i granulociti e i linfociti NK. Queste cellule sono autonomamente capaci di riconoscere profili molecolari condivisi da buona parte dei patogeni e che li distinguono dalle cellule corporee. Un po' come vedere due occhi, un naso e una bocca ci consente di distinguere un uomo da un cane e una scimmia, anche se non abbiamo mai visto prima quel particolare elemento. Questo tipo di risposta, sebbene molto rapida, non è sempre efficace ad eliminare immediatamente il patogeno, per cui se quest'ultimo possiede le giuste caratteristiche è comunque in grado di invadere l'organismo e fare ogni tipo di danni, almeno fino a quando entra in gioco l'arma definitiva dell'organismo, la risposta adattativa. Come suggerisce il nome, questo tipo di immunità viene adattata, modulata nei confronti dello specifico patogeno che ha invaso l'organismo, e questo può avvenire perché ogni agente patogeno possiede sulla sua superficie delle molecole ben specifiche, denominate antigeni, che garantiscono il riconoscimento spesso univoco dello stesso. Questo riconoscimento così specifico viene garantito da delle strutture proteiche altamente modulari definite anticorpi o immunoglobuline, prodotte dai linfociti B. Tali proteine presentano numerose varianti ma possiedono le stesse caratteristiche strutturali di base. Ogni anticorpo infatti è costituito da 4 catene proteiche, 2 pesanti denominate H e 2 leggere, di cui esistono le varianti L e gamma. Tali catene proteiche sono arrangiate in modo da suddividere l'anticorpo in due porzioni o frammenti, un frammento cristallizzabile che varia in base al tipo di anticorpo ed un frammento legante l'antigene che presenta un'elevatissima variabilità, garantita dal particolare processo di sintesi a cui vanno incontro. Come tutte le proteine, infatti, anche gli anticorpi vengono assemblati sulla base di una sequenza genetica. Questa, nello specifico, è contenuta nel cromosoma 22 e comprende diverse parti, V, J e D per le catene pesanti e V e J per le catene leggere. Queste sequenze hanno la caratteristica unica di essere ripetute più volte con piccole differenze ad ogni ripetizione. In particolare sono state identificate 40 copie per la sequenza J, 25 per la D e 6 per la J. Nel momento in cui il linfocita B viene attivato da uno stimolo antigenico, degli enzimi denominati endonucleasi selezionano in maniera casuale una delle copie di ogni gruppo di sequenze, eliminando le altre. Questo porta alla comparsa di sequenze uniche tra di loro, ad esempio V3D6J1 o V13D21J5. In aggiunta a questo, nelle giunzioni di ogni coppia di sequenze è possibile, grazie all'intervento del gene Artemis, l'apposizione di un'ulteriore sequenza lunga 20 nucleotidi completamente casuale. Quest'ultimo trucco porta per le possibili varianti di anticorpi da circa 30 milioni ad oltre 100 miliardi di combinazioni, cosa che permette all'organismo, con il dovuto tempo, di creare un anticorpo assolutamente specifico per qualsiasi tipo di antigene, con il linfocita B responsabile che produrrà esclusivamente quella variante di anticorpo. Una volta che l'anticorpo è stato prodotto nel citoplasma del linfocita, esso potrà o rimanere legato alla membrana dello stesso oppure essere segreto, in base alla porzione terminale del frammento cristallizzabile, anche se generalmente ci si riferisce come anticorpi solo a quelli che vengono segreti. Ma come agiscono in tutto questo? Gli anticorpi sono in grado di svolgere compiti molto diversificati. Possono legarsi ai siti attivi di numerose tossine e neutralizzarle, possono fungere da segnalatori per altre cellule immunitarie come macrofagi e neutrofili, processo noto come opsonizzazione, o con i loro legami impedire, ad esempio nel caso di virus, la loro infiltrazione all'interno delle cellule. Lo svolgimento di un compito piuttosto che un altro dipende dalla classe delle immunoglobuline, quindi dalla loro catena pesante, e a seconda della fase della risposta immunitaria i linfociti B sono in grado di variare la categoria di IgG prodotte. Le IgM sono tra le prime a venire prodotte e sono particolarmente utili nell'attivazione del complemento, ovvero quell'insieme di proteine contenute nel sangue che svolgono un ruolo fondamentale nella difesa contro i patogeni e spesso presentano bassa specificità. Le IgD fungono generalmente da recettori di superficie. Le IgA sono contenute prevalentemente nelle mucose e svolgono sia un ruolo di opsonine che di neutralizzazione diretta e rappresentano la prima linea di difesa dell'organismo. Le IgE sono le più ambivalenti dell'organismo, poiché legano esclusivamente gli eosinofili, quindi sono fondamentali nell'eliminazione dei parassiti, ma al contempo sono alla base di tutte le reazioni allergiche. Le IgG sono l'artiglieria pesante dell'organismo.
Ve ne sono 4 varianti, ognuna specializzata in un'attività diversa dall'opsonizzazione all'attivazione del complemento. Le IgG sono il cavallo di battaglia della risposta adattativa, sono le più specifiche e quindi estremamente efficienti nell'eliminare l'agente patogeno, tanto che la loro comparsa nell'organismo generalmente si associa all'inizio del processo di guarigione. Inoltre, anche al termine della malattia, le IgG relative tendono a rimanere in circolo. In questo modo, un'eventuale nuova esposizione al patogeno porterà ad un'attivazione rapida e intensa del sistema immunitario che lo eliminerà in maniera repentina. E anche oggi abbiamo terminato, spero sia stato di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace e magari iscrivetevi al canale, così so che state facendo un buon lavoro, e non dimenticate di seguirci su Facebook e Instagram, e se vi piacciono i nostri design potete acquistare queste bellissime magliette nel link in basso. È tutto per oggi, alla prossima!